Avete guardato attentamente le immagini? E allora cosa pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Io penso che sia arrivato il momento di farla finita con i falsi giudizi e con le ipocrisie su questi argomenti, soprattutto quando a farvi riflettere c'è una persona, come per esempio io, che vi assicuro, ma non sono l'unico, che alle cose ci pensa tanto prima di farle. E soprattutto la mia preoccupazione principale è quella di dare dignità e felicità agli esseri viventi quando sono in vita. Ovviamente poi la morte fa parte della vita. Io me ne devo cibare perché io ho scelto di mangiare animali, carne, perché in natura è normale, è naturale mangiare altri esseri viventi, che siano pesci, uccelli o animali. Difatti, nel nord del pianeta voi non trovate assolutamente nulla di coltivabile, non trovate neanche niente di edibile nel bosco, sugli alberi, se non qualche frutto, ma solo d'estate, quindi non potete in alcun modo combattere il freddo. E infine mi rivolgo a voi animalisti o vegani o quello che volete, che avete sempre l'arroganza di dover dire la vostra in modo appunto prepotente e siete convinti di avere sempre ragione. In questo caso la gallina che ho ucciso, come nel video che ho messo qua sotto, erano appunto due galline che avevano dei problemi, perché dopo un po' di anni, quando la gallina invecchia, l'uovo tende a incastrarsi, tende a bloccarsi. È la cosiddetta sindrome di ritenzione dell'uovo. In questo caso, se l'animale non viene curato, diventa veramente un problema. Ma anche se voi potete spendere tutti i soldi che volete, quando l'animale è vecchio c'è poco da fare. La gallina è un animale che poi è stato selezionato dall'essere umano per essere mangiato. La cosa più importante non è la morte, che comunque deve essere rapida e indolore, cosa che la natura invece non fa, se guardate, perché in natura l'animale viene mangiato vivo, ancora vivo, e almeno l'uomo ha l'accortezza di ucciderlo prima di mangiarlo. Dicevo appunto, la morte fa parte della vita, l'importante è dargli la morte nel modo giusto, rispettare l'animale per quello che ci ha dato in vita, ma soprattutto, come avete potuto vedere, la natura non ha pietà e uccide anche un animale sano ancora vivo. Ma voi che fate tanto i naturalisti, come mai accettate queste uccisioni violente da parte della natura e invece andate a criticare chi cerca di ucciderla in modo giusto e etico?